amici e bentornati sul canale. Nuovo appuntamento del Mazinger Z Hachette, questa stupenda build up che Hachette Fascicoli ha deciso di portare anche qui in Italia e che sta riscuotendo molto successo, almeno tra quelli che partecipano alla sua costruzione. Io spero che possano anche aumentare ancora di più gli appassionati verso questo modello, perché a parte il fatto che secondo me è molto ben fatto, ma anche a livello così iconico e diciamo collezionistico, avere un modello del genere secondo me fa la differenza, perché sicuramente è una cosa che non era mai avvenuta prima, soprattutto nel campo del collezionismo robotico, quello di creare un robot da montare da zero in questo modo, dotato di tutte queste gimmick particolari, a cominciare dal grande rifone, chiamiamolo, anche se non è così il nome di quello del Mazinger Z, però comunque insomma tutti accessori e effetti speciali, chiamiamoli, che normalmente non troviamo così elaborati nelle versioni Chocokin a cui siamo abituati, nemmeno nelle versioni DX. Bene, detto questo, non perdiamo altro tempo perché abbiamo molto da fare e andiamo a vedere cosa ci hanno mandato con questo pacco che ci porterà verso il completamento di un terzo della collezione, perché dovrebbero essere i fascicoli fino a 35 e quindi dovremmo trovarci a circa un terzo di quelli necessari per il completamento, che vi ricordo dovrebbero finire con il fascicolo 100. Dopo poi, se avremo la fortuna di avere qui in Italia il proseguo come stanno facendo in Giappone, potremo anche cominciare il grande Mazinger, ma questo chiaramente dipenderà molto da mamma Hachette, che noi preghiamo tutti infinitamente di portare qui anche il fratello maggiore del Mazinger Z. Ok? Bene, allora diamo uno sguardo. Allora, eccoli qua, come vedete troveremo anche le parti della mano questa volta da montare. Il 32 e il 33 occupano proprio quelle parti là, poi ecco che vedo il 35 dove vediamo le parti del pilder, se non erro, e il 34 ancora parti della mano. Allora togliamo un attimo la scatola e andremo a vedere un pochino meglio i fascicoli che ci sono arrivati. Fascicolo 32, come sempre andiamo a vedere cosa contiene. Sempre la solita diciamo impaginazione, quindi troviamo sul lato sinistro tutto il sommario del contenuto del fascicolo, troviamo come sempre l'indicazione a fare la raccolta differenziata, che io vi invito chiaramente a fare, e tutto quello che può riguardare contattare l'editore, quindi il servizio cliente, eccetera eccetera. Allora, troveremo in questo fascicolo le parti della mano sinistra. Come vedete avremo appunto delle prime parti iniziali del dorso, mi sembrano, perlomeno credo, poi vedremo meglio comunque più avanti. Troveremo un cupolino trasparente, il 3205, che è dell'Ovel Pilder. Troveremo ancora le parti che riguardano la giunzione probabilmente della mano e il pezzo 3203 che è l'ancoraggio ancora della mano, quindi diciamo che più che altro sono parti che riguardano la mano. Diciamo che il montaggio sarà molto veloce, come vedete c'è una sola pagina che lo riguarda e quindi non ci occuperà molto tempo. Nel prossimo numero proseguiremo chiaramente la costruzione della mano. C'è la scheda relativa alla moto di Koji Kabuto, per l'epoca molto bella, ma per gli standard di oggi chiaramente un po' sorpassata. Qui parlano anche delle altre moto di Koji, chiaramente si fa riferimento probabilmente anche a quella di Sayaka e così via. C'è la solita scheda che riguarda il mostro nemico, quindi il mostro meccanico Cerberus J3. Una bellissima foto di Yukimasa Iwata e Go Nagai insieme mentre presentavano il modello. Per chi non lo sapesse ancora, Yukimasa Iwata è appunto il designer, quindi il progettista del modello che stiamo montando. Ecco qui probabilmente sono le immagini riprese durante la presentazione a Go Nagai stesso dello studio progettuale di questo modello, dove illustravano le sue caratteristiche.
Qui chiaramente c'è l'intervista anche fatta a Nagai dove gli chiedono quali sono le cose che l'hanno più colpito, eccetera eccetera. E addirittura dice: quale effetto l'ha colpita più, maestro Nagai? E Nagai risponde: il raggio ciclonico, non ho mai visto un effetto così ben fatto, sono piacevolmente sorpreso. Cioè praticamente è rimasto soddisfatto da tutti i vari diciamo effetti concessi dal raggio ciclonico, e chiaramente è quell'getto di vapore che si avrà dalla bocca. E poi chiaramente abbiamo l'illustrazione di quello che riguarda i prossimi montaggi. Ok, queste sono le parti allegate che andremo a montare e come vi ho detto sarà abbastanza rapido. Andiamo al prossimo fascicolo, fascicolo 33. Questa volta avremo a che fare sempre con la mano sinistra e le parti dell'overbuilder. Vi ricordo come sempre di controllare le parti allegate che vi sono state consegnate, verificando con questo elenco che vi siano tutte, ok? In modo da non trovarvi diciamo in difficoltà poi mentre state montando il tutto. Come vedete lavoreremo sempre sulla mano, queste sono parti abbastanza semplici, nessuno avrà difficoltà. Qui invece lavoreremo di nuovo sull'overbuilder e qui magari un po' più di attenzione ci vuole perché ci sono i soliti collegamenti elettrici, poi qui vedete monteremo le fibre ottiche, insomma ci sarà un pochino più da lavorare. Ecco qua. E come vedrete alla fine otterremo un overbuilder parzialmente completato. Ok, le parti allegate sono queste, ovviamente faremo uso anche di parti che ci erano state già fornite probabilmente e così via. Fascicolo 34, allora ancora lavoreremo sulla mano sinistra che penso alla fine completeremo. Ok, i passaggi della mano non dovrebbero essere complicati ragazzi, perlomeno dalle prime immagini che vedo, insomma non mi sembra niente di così catastrofico. Poi abbiamo la scheda sul mostro meccanico Baras K9 e sul personaggio di Misato, una delle assistenti dell'istituto di ricerca. Le parti eccole qua, chiaramente poi le vedremo meglio nella fase di montaggio. Fascicolo 35, lavoreremo sulla mano destra e sull'overbuilder. Ecco qua, monteremo le parti della cabina, metteremo Koji dentro. Ok, insomma tutte cosettine abbastanza facili. Qui abbiamo un focus invece come scheda di Diana A. La scheda del mostro meccanico è il Genocider F9 e poi c'è un riporto ancora Garada K7 e qui come al solito ci venne data l'indicazione che nel prossimo numero troveremo ancora le parti della mano destra e del builder che probabilmente completeremo. Queste sono le parti, eccole qua. Bene, riepilogo. Bene ragazzi, pronti ad affrontare questa nuova fase di montaggio con tutto quello che ne conseguirà. Sicuramente non avremo difficoltà particolari, ma prima di procedere come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella che trovate sotto in basso sullo schermo in maniera da essere avvisati ogni qualvolta uscirà un nuovo video. Vi ricordo anche di visitare tutte le varie estensioni del canale YouTube, ovvero la pagina Facebook del canale Andrew Riker Channel, i vari profili Instagram e Twitter sempre del canale. Bene, un saluto come al solito veloce a tutti gli amici del canale e soprattutto ai collezionisti robotici che seguono questa avventura e andiamo a cominciare. Majin Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Allora ragazzi, fascicolo 32, come detto in precedenza andremo a cominciare ad operare sopra la mano sinistra che contrariamente a quello che avevo sentito sul gruppo Facebook non è in plastica ragazzi, questo è metallo, molto leggera chiaramente ma è metallo.
Se la lamentela che ho sentito era riguardante il fatto che sono in plastica le dita, beh ragazzi, ma non si può avere tutto, anche perché comunque modellare anche le dita in plastica, cioè in metallo, comportava una difficoltà maggiore per la produzione, ovviamente, vista la diciamo ridotta dimensione delle parti. Poi oltretutto aumentava notevolmente anche il peso della mano stessa, e quindi poi ci potrebbero essere stati problemi maggiori nella tenuta della posa. Probabilmente avranno fatto delle prove con un diciamo robot assemblato di prova, no? Un prototipo, e avranno visto che facendo magari anche le dita in metallo il peso era eccessivo e quindi il braccio forse tendeva a scendere. Quindi ragazzi, non lamentiamoci per stupidaggini, per cortesia, perché questi poi sono i motivi per cui poi gli editori non portano in Italia diciamo queste collezioni, no? Un po' le lamentele continue perché non siamo mai soddisfatti del prodotto, un po' delle lamentele per il costo, che soprattutto vengono fatte poi da gente che non colleziona mai nulla, quindi in quel caso è ancora peggio, no? Perché vanno a discapito magari a livello pubblicitario dell'editore, pur non avendogli mai dato nessun guadagno. E poi soprattutto perché, come dice il proverbio, chi troppo vuole nulla stringe, ragazzi. Quindi mi raccomando, diciamo, non dico accontentiamoci, però insomma non creiamo polemiche inutili per cose che veramente non hanno senso. Ok? Bene, a questo punto andiamo a cominciare ad assemblare le varie parti. In particolare in questo fascicolo non faremo altro che assemblare questi due pezzi. Allora ragazzi, prendiamo queste due parti, la 3203 e la 3201, e le andiamo ad assemblare tra loro. I pezzi andranno assemblati in questo modo. Allora, la parte che vedete diciamo qui fatta U in plastica ha nel lato sottostante delle parti di rilievo, vedete? Queste così. E queste chiaramente vanno verso l'interno della mano, quindi andrà girato in questo modo e andremo a far coincidere i fori presenti qua, vedete? Questo e questo, all'interno di questi due perni, questo e quest'altro. Ora ve li mostro meglio. Eccoli qua, vedete? Quindi è molto semplice, li avviciniamo e li andiamo ad inserire dentro in questo modo, ok? Una volta fatto ciò andremo a stringere tutto con le viti 3206. Vi ricordo chiaramente che operiamo sul metallo, quindi è opportuno lubrificare le viti con dello svitolo oppure WD-40 o similari. Facciamo la stessa cosa sull'altra vite, ecco qua. Diamo una controllata al serraggio, senza esagerare ovviamente, ok? Il pezzo non oscilla, quindi è correttamente inserito. Bene ragazzi, questo è tutto quello che dobbiamo fare per il fascicolo 32, quindi possiamo passare tranquillamente al fascicolo 33. Macingo! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Fascicolo 33 avremo a che fare, come vedete, appunto ancora con le mani, con la mano sinistra e con alcune parti da montare sul pilder. Allora verifichiamo tutti i componenti come al solito e poi cominciamo nel proseguire in questa fase di montaggio. Bene, cominciamo prendendo il pezzo 3302, questo qui è in plastica, ok? Lo orientiamo in questo modo, recuperiamo la mano che abbiamo montato in precedenza sul fascicolo precedente e andremo ad applicare questo pezzo qui davanti, in questo modo, vedete? Chiaramente poi andrà diciamo messo in sicurezza inserendo qua e qua due viti di tipo 3310 che sono quelle nere in numero maggiore. Purtroppo non è facile identificarle in questa collezione perché non le hanno numerate sulle bustine, però erano quelle presenti in numero maggiore e più lunghe.
Prima di procedere io vi consiglio di fare la filettatura qui sulla parte di plastica interna in maniera tale da poter agganciare meglio la vite quando andrete a posizionare davanti il pezzo, perché chiaramente potrebbe creare qualche difficoltà nella centratura del foro. Ok? Molto semplice, prendete una vite e andate ad avvitare così a secco senza mettere questo qui davanti. Una volta che avete fatto le prime parti di filettatura, risvitate e andrete ad assemblare il tutto mettendo il pezzo davanti. Poi proseguiamo prendendo queste due parti, la 3305 che è questa, la 3301 che è questa, e le andremo ad assemblare insieme senza l'uso di nessun altro diciamo particolare, quindi né colla né viti. Allora vi faccio vedere, perché magari è difficile riconoscere questa parte da quest'altra che è molto simile. Allora la parte che andiamo a usare noi è questa che ha questi due perni sopra, vedete? Mentre quest'altra ha solo i due perni centrali, quindi questa non la usiamo e prendiamo invece questa. Poi prendiamo quest'altra parte qua, la giriamo in questo modo e la andiamo a sovrapporre a quest'altra, così, semplicemente spingendo, ok? E poi la riponiamo semplicemente da una parte. Chiaramente ancora è ballerina, si potrebbe sfilare, ma noi ci serve solo, diciamo, da tenerla pronta, ok? Quindi la appoggiamo da una parte e proseguiamo. Adesso prendiamo queste altre parti qua, questa e la 3304, e le assembleremo insieme. La 3304 è questa qui, vedete? Quella che ha le punte delle dita. Allora ragazzi, anche qui c'è qualche difficoltà nel capire il verso, no? Perché il pezzo comunque è molto simile, non è molto inquadrabile su come orientarlo. Allora, qual è il trucchetto per capire? Allora, noi dobbiamo inserire appunto le punte delle dita, ok? E andranno inserite da questo lato. Se noi proviamo a inserirle poggiandole sopra da un lato, vedremo che non si infileranno in nessun modo, no? Nemmeno girandole, ok? Mentre se proviamo ad appoggiarle da questa parte, come vedete, spianerà subito. Quindi il verso giusto lo troviamo così, che poi sarebbe pure il verso dove sono queste asole un pochino più piccoline rispetto a queste che sono più lunghe. Adesso me le inquadro meglio. Vedete? Queste sono molto ampie, queste sono più corte. Noi useremo queste più corte. Come vedete le dita spianano bene e andremo ad inserire ancora le viti 3310, che sono appunto quelle nere più lunghe. Anche qui è plastica su plastica, quindi non serve lubrificare. Sulla plastica avvitiamo sempre lentamente, vi ricordo, per evitare di far mangiare troppo materiale. E poi proseguiamo inserendo l'altra vite dall'altra parte. Ecco qua. Ora andremo ad ancorare questa staffetta di ancoraggio, appunto, e andrà fatto inserendola qui davanti, ok? Qual è il verso giusto? Allora, come possiamo vedere, questa staffetta ha una forma ondulata, ok? Con una parte un pochino più alta da una parte qui. Se noi la girassimo al contrario e proviamo a metterla, diciamo, qui dentro, in realtà entra anche, però noteremo che c'è qualcosa che non va. Vedete, i disegni non spianano bene sulle forme interne
Se invece noi la giriamo nel suo vero verso, ovvero questo, ok? Quando la andiamo ad inserire dentro noteremo che è molto più calzante, vedete? Spiana molto meglio, fa molta meno fatica a stare in posizione, e quindi questo è il verso in cui la dobbiamo lasciare, ok? Poi prenderemo quel gruppo che avevamo assemblato prima, ve lo ricordate, no? Questo qui che non abbiamo avvitato con nulla, e lo andiamo a posizionare sopra a coprire. Come va fatto? Va fatto facendo chiaramente combaciare questi fori qua, questo e questo, con questi fori che troviamo da questa parte qua. Allora, quindi teniamo i pezzi in questo modo, li avviciniamo, cerchiamo di far combaciare i bordi soprattutto in maniera da tenere tutto spianato, posizioniamo sopra, vedete, in questo modo, e poi andremo a bloccarli su questi due fori qua, questo e quest'altro qua, utilizzando sempre le viti 3310 che sono, vi ricordo, quelle lunghe e nere. Anche qui operiamo sulla plastica, quindi non dobbiamo, diciamo, lubrificare. Facciamo lo stesso anche con la vite dall'altra parte. Ecco qua, in questo modo. Bene, questo è quello che avremo davanti per il momento per la mano. Adesso lasciamo momentaneamente da parte queste parti e mettiamo chiaramente tutto da parte senza perdere nulla, e proseguiamo invece con il montaggio del pilder. Bene ragazzi, rimettiamo mano al pilder. Allora, la prima cosa da fare è rimuovere questo telaglietto dalla sprue, ok? Quindi utilizzando dei cutter da modellismo andiamo a rimuovere questa parte quadrata, mettiamoci bene a filo, ok? Ecco qua, in questo modo, e poi la andremo ad inserire nel vano del pilder in questo punto qua, vedete? Allora prendiamo con la parte posteriore, orientiamo la griglia in questo modo e la andiamo ad inserire dentro. In pratica otterremo questo effetto qua, dovrà vedersi in questo modo, ok? Adesso andremo a lavorare sulle fibre ottiche. Allora ragazzi, la prima cosa da fare, forse la parte più delicata in assoluto, perché ci chiedono di tagliare la fibra ottica a misura e quindi se sbagliamo potremo avere poi difficoltà a proseguire nel montaggio. Ci viene indicato di rifilare la fibra ottica all'altezza del punto dorato che vedete, ok? Lasciando una sporgenza oltre questo segmento dorato di 6 mm. Quindi dalla parte, non questa più lunga, ma dalla parte più corta, noi dovremmo fare in modo che da qui a salire ci siano non più di 6 mm. 6 mm sono poco più di mezzo centimetro, quindi non è proprio una misura facile, vedete? Allora noi qui in questo momento abbiamo all'incirca 9 mm. Dovremmo, come ve lo faccio vedere adesso, dovremmo praticamente tagliare una parte fino a qui, ok? Questo chiaramente è una cosa che dovrete fare voi con estrema precisione. Non ve lo posso far vedere a video perché anch'io dovrò tagliarlo a misura, però sappiate che dovrete tagliare in questo punto qua. Lo facciamo chiaramente per entrambi i cavetti a fibra ottica. Una volta tagliati in questo modo, recuperiamo il pannello passacavi che c'era stato dato con il fascicolo 30, questo qua, vedete? Che io pensavo fosse un pezzo del cruscotto, invece è un pannello passacavi, e ci andremo ad infilare le fibre ottiche qui nei fori. Chiaramente lo inseriremo dalla parte che qui si è rigrafata, dove ci sono questi cerchietti disegnati, ok? E lo passeremo fino a circa a metà lunghezza, così ci viene detto perlomeno. Poi chiaramente non essendo bloccato lo possiamo spostare durante la lavorazione.
Facciamo lo stesso anche con l'altro cavo. Ecco qua. Allora, adesso prendiamo il pilder e orientiamo il cavo che esce fuori da sotto, quello che comanda appunto tutto quanto, no? La schedina principale. Orientiamo questo cavo che esce fuori qui centralmente, qui da questo lato, ok? In maniera da non essere d'intralcio al proseguo del montaggio. Poi prendiamo il pannelletto passafibra, questo qui, ok? E lo andremo ad inserire qui al centro. In questo modo, però attenzione, prima di farlo dovremo incanalare le fibre ottiche all'interno dei fari, che sono queste parti qui davanti, vedete? Quindi spingeremo leggermente il cavo a fibra ottica, entrambi chiaramente, una alla volta, qui fino a farlo, diciamo, inserire nella propria sede, vedete? In questo modo. Allora inseriamo prima da una parte, in questo modo, ok. Inseriamo poi dall'altro lato, ok. Quando abbiamo inserito entrambi, teniamo fermo con le dita, vedete? E poi inseriamo il pannelletto in questo modo. Verifichiamo che siano posizionati bene entrambi i cavi a fibra ottica. Chiaramente questo bordino così dorato serve appunto per fare da battuta, ok? Vi darà la misura di quanto dovrà diciamo spianare il cavo. Attenzione a non piegarli troppo, perché questi si interromperebbero il passaggio della luce altrimenti, ecco qua. E questo è quanto dovremmo ottenere, ok? Adesso andiamo a rimuovere dalla sprue questi altri due componenti, sempre quelli relativi al pilder che ci sono stati dati in precedenza. E prendiamo questo che è lo 031 04B. Questo servirà per fare da ferma cavo, diciamo, alle fibre ottiche. Allora, questo è questo fermacavo, vedete? Ha queste asole laterali dove dovranno confluire le fibre ottiche. Noi prenderemo una singola fibra alla volta e ce lo andremo ad inserire nei suoi fori. In questo modo, quindi con questo pernetto orientato verso il lato posteriore del pilder. Ecco qua, vedete? Faremo lo stesso anche con l'altro pezzo di cavo a fibra ottica. Chiaramente non è un'operazione comoda da far vedere a schermo. Ecco qua, ok? Lo manderemo un po' indietro fino a far ottenere circa 1 centimetro di fibra ottica uscita per ogni lato. Poi vedremo se è da aggiustare o meno. Per il momento lo lasciamo così, ok? Allora ragazzi, questa parte è abbastanza difficoltosa perché dovremo far inserire appunto questo pezzetto circolare, vedete, con il pernetto che sporge. In questo modo dovremo farla avvicinare il più possibile alla paratia senza lesionare le fibre ottiche, perché poi dovremo affiancarci questo in cui andranno inserite all'interno appunto le fibre ottiche e questo pezzo andrà fatto combaciare con questi pernetti rossi che troviamo qui sotto, ok? Quindi non è un'operazione molto semplice da fare, ok? Richiede molta pazienza. Allora cerchiamo di tirare un pochino meglio le fibre ottiche, sperando di non danneggiarle. Ecco qua. Adesso prendiamo questo pezzo qui, lo orientiamo in questo modo, vedete? Così.
ci andiamo ad inserire dentro le fibre, andiamo ad incastrarci dentro anche tutta la struttura e poi cerchiamo di farlo scavallare sui perni. Ecco qua, dovremmo avercela fatta. In questo modo, ragazzi, vedete? Questo chiaramente uscirà fuori, dovremo farlo un pochino, ecco, riposizionare. Non è proprio facilissimo, comunque piano piano dovremo farcela. Vi consiglio, prima di chiudere, di provare a mettere una fonte di luce qui dietro e vedere se si illuminano i fari, in maniera da essere sicuri che non ci siano problematiche successive. Adesso mettiamo una fonte di luce dietro, dovremo vedere i fari illuminarsi, ok? Quando avete verificato questo vuol dire che le fibre, insomma, non sono lesionate e quindi possiamo procedere con il montaggio successivo. Una volta fatto ciò possiamo andare a rifilare le fibre fino, diciamo, a farle combaciare esattamente con l'uscita di questo diciamo cilindretto, no? Ok, quindi con il taglierino andiamo qua, tagliamo le parti in eccesso, ok, che andranno chiaramente via, e poi potremo andare a posizionarci il pannellino della schedina elettronica, questo qua. Ovviamente dovremo prima inserire il cavetto che troviamo sul pilder, ovvero questo qui. Anche in questo caso, ragazzi, guardate bene come è fatta la schedina, vedete com'è all'interno il connettore, vedete quei due pernetti metallici? Ecco, quelli dovranno corrispondere ai due fori presenti qua, quindi guardate anche bene le distanze tra sopra e sotto, in maniera tale da capire qual è il verso esatto, ok? Allora, se questi si presentano così, il verso di inserimento deve essere questo, ok? Quindi, diciamo, visto così dall'alto, noi dovremmo vedere sul connettore le lamelle metalliche, ok? E inserirle in questo modo rispetto al connettore femmina. Questo modo qui, ok? Poi spingiamo piano piano, ecco qua, fino a ottenere chiaramente l'aderenza. Più di così non entra, quindi non forzatelo ulteriormente. Ovviamente possiamo provarlo, come vedete il pannellino, se accendiamo il tutto, funziona, ok? A questo punto potremo andare ad alloggiare anche la schedina elettronica nella sua sede, dove sono queste scanalature, vedete? Ora prendiamo il sedile, se ce n'è stato sempre fornito in precedenza ovviamente, con il fascicolo 5 se non ricordo male, e lo andiamo ad inserire all'interno della cabina. Vedete, ci sono quei due fori rettangolari e qui sotto ci sono questi perni rettangolari, quindi dovranno incastrarsi a misura lì. Ovviamente dovremo spostare un pochino, in questo caso perlomeno mio, il cavetto, perché sennò verrebbe un pochino di ostacolo, quindi facciamolo passare, ecco, bene sotto, in questo modo, vedete? Ecco, una volta posizionato possiamo andare ad inserire più facilmente il sedile di Koji. Ok, in questo modo. Allora, il sedile non si regge bene in posizione, nel senso che se voi provate a capovolgerlo probabilmente vi cadrà, però prima di provare ad incollare, che poi potrebbe creare problemi in futuro se dobbiamo magari smontare qualcosa nel caso ci fosse un guasto, ho notato che appoggiando poi la parte superiore in questo modo il perno metallico sarà quasi battuta sul sedile, quindi probabilmente non si ribalterà.
Però ovviamente per precauzione vi consiglio sempre di non mettere sottosopra il pilder per nessun motivo, ok? Anche perché non ce ne sarebbe veramente motivazione logica per farlo, ok? E quindi una volta montato lasciatelo sempre in posizione piuttosto orizzontale, ok? In maniera da evitare. Se volete, in alternativa potreste provare ad incollare il sedile, ma secondo me se poi ci fossero problemi con la scheda e dovreste rismontare il tutto, vi costringerebbe a staccare tutto in maniera un po' brutale e magari vi si rompe qualcosa, quindi io non lo farei per il momento. L'uso del Patafix, volendo, si può fare, ma vi consiglio in caso di applicarlo nella parte qui posteriore dello schienale, vedete? In maniera da non andare ad influire sui collegamenti che troviamo qui sotto, ok? Bene, una volta posizionato il sedile, io ho messo dietro lo schienale un pezzetto di biadesivo in maniera tale da tenerlo in posizione in maniera un pochino più decisa. Non avevo il Patafix a portata di mano, quindi ho optato per un biadesivo, ma va bene benissimo perché una volta chiusa la copertura superiore non si noterà nulla. Andiamo a questo punto a chiudere il pilder. Allora, verificando che non ci siano, diciamo, impedimenti particolari, controlliamo il posizionamento di tutti i componenti che spianino correttamente, andiamo a mettere la copertura superiore del pilder sopra il resto della scocca, ok? In questo modo verifichiamo appunto che debba spianare tutto, quindi ci sarà bisogno forse di qualche aggiustamento. No, mi pare che vada bene così. Una volta verificato questo, dovremo inserire una vite, in particolare la 3312, che è una di quelle 3 nere piccoline che ci sono state fornite, e la andremo ad inserire qui nel foro predisposto. In questo modo. Poi gireremo il pilder e lo andremo a chiudere anche da quest'altro lato, vedete, utilizzando una vite, questa volta 3311, che quelle diciamo argentate lunghe che ci sono sempre state fornite con questo fascicolo. Ecco qua. A questo punto non resta che inserire lo sportellino del vano batterie. Andrebbe messo in questo modo, con i dentini chiaramente all'interno, vedete? E poi facendo spianare e chiudendolo con una vite nera piccola di quelle 3312, questa qui, ok? Io chiaramente per il momento però toglierò le pile perché è inutile lasciarlo, diciamo, inserire tanto tempo, visto che poi alla fine avremo ancora molto tempo prima di completare il Mazinger. L'unica cosa, faremo chiaramente una nuova prova per verificare che tutto funzioni. Quindi accendiamo il pilder, ecco qua, le ventole come vedete girano e anche i faretti si illuminano, ok? Poi lo possiamo vedere anche chiaramente dalle fibre ottiche qui dentro. Bene ragazzi, non ci resta a questo punto che passare al fascicolo 34. Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Bene ragazzi, fascicolo 34, la prima cosa che voglio farvi notare riguarda la forma delle viti allegate in questo numero. Allora, troveremo 3 tipi di viti, le 3408, le 09 e le 010. Allora, per quanto riguarda le 09, sono 3 viti argentate, fatte così, quindi non abbiamo problemi perché si identificano facilmente. Per quanto riguarda invece le 08 e le 010, allora noteremo una differenza. Allora, dalle foto del fascicolo non si capisce bene perché la foto è molto piccola, però guardando più avanti, proprio nelle varie spiegazioni, mi sembra di identificarle in questo modo. Allora, le 08 dovrebbero essere queste con la testa più cicciotta, vedete?
mentre le 0,10 dovrebbero essere queste a testa piatta. Quindi fate attenzione a non scambiarle, magari vedremo anche bene durante il montaggio se mi sono sbagliato oppure se questa è l'identificazione giusta, ma dovrebbe essere questa quella corretta. Allora, per prima cosa toglieremo dalle sprue tutto questo marasma di roba, ovvero tutte queste giunture che faranno parte del pollice, ok? Quindi con il taglierino, come al solito, andiamo a rimuoverle nella maniera, diciamo, migliore possibile. Ecco qua. E se vogliamo possiamo intanto togliere anche queste, così ci portiamo avanti con il lavoro. Ora dovremo cominciare portando avanti il montaggio del pollice. Allora, questa volta ci dovremo necessariamente equipaggiare con la colla, ok? Perché alcune parti richiedono incollaggio. Quindi apriamo intanto il barattolino, prendiamo le prime due parti che sono la 3404 e la 347B, questo qua, e andranno inserite in questo modo. Allora, come vedete c'è una svasatura qui di lato, ok, sulla punta del pollice, no? E troveremo la stessa svasatura pure qui sul pezzo. Chiaramente dovranno coincidere, ok? In maniera che le parti spianino bene, in questo modo. Andremo quindi ad applicare la colla in modo tale da far, diciamo, incollare le parti che sono più a contatto. Allora, prendiamo prima questo. Cerchiamo di non sporcarci le dita, ovviamente, e stendiamo un po' di colla sulle superfici di contatto, ok? Una volta fatto ciò, prendiamo la parte del pollice e la andiamo ad applicare sopra. Ovviamente terremo un pochino spinto per dare modo alla colla di fare aderenza. Non esagerate con l'uso della colla per evitare che possa fuoriuscire poi fuori dai bordi e quindi sporcarvi inutilmente il pezzo, ok? Tanto non è che mettendone di più si incolla meglio, eh? Teniamo alcuni secondi, poi chiaramente lo poggeremo da una parte per fare in modo che possa continuare l'incollaggio mentre noi proseguiamo. Quindi ecco, troviamo un posto dove poggiarlo e prendiamo a questo punto l'altra parte che andrà incollata, ovvero questa e questa, che sono rispettivamente la 3403 e la 347A, ok? Anche in questo caso valgono le stesse cose, l'unica differenza è che c'è questo perno da inserire qui nel foro, in questo modo, ok? Anche qui però dovremo mettere la colla su questa superficie qui a mezzaluna. Se vogliamo stendiamola anche qua, ma non è che sia così necessario. E poi inseriamo il pezzo dentro facendogli fare contatto. Anche in questo caso dovremo tenerlo un po' di tempo così per farlo incollare e poi procederemo avanti con il montaggio. Ora applicheremo di nuovo un po' di colla in questo punto e poi prenderemo l'altra parte del pollice, quella proprio con la parte terminale della punta, e la andremo ad accoppiare tra loro. Anche qui teniamole un pochino unite insieme in maniera da far fare il proprio lavoro alla colla. Poi passiamo alle parti in plastica qui sempre del pollice e li andiamo a unire tra di loro
Allora vi ricordo che queste sono le parti 3402B e questa è la parte 3402A. Andiamo ad applicare, le andiamo ad unire tra loro seguendo la forma, ovviamente, in questo modo, ok? Ecco qua. E poi andremo ad usare una vite 3408, quindi quella con la testa bombata, all'interno qui di questo foro. Quindi, per capirci, questa vite qua. Una volta completato il pezzo, andiamo a recuperare questa giuntura color grigio, ok, la 3406, e ci andiamo ad applicare dentro il pezzo in maniera tale da farlo spianare. Ecco, troviamo il verso così, ok. Allora, come vedete, queste sono le forme, lo applichiamo così, ok. Poi l'andiamo a unire al gruppo principale della mano, questo, seguendo il disegno fatto qui sulla parte metallica, ok? Quindi in pratica in questo modo lo giriamo e lo andremo ad assemblare in maniera definitiva con una vite 3408, quella che vi ho fatto vedere prima con la testa bombata. Chiaramente, ragazzi, sono passaggi in cui serve un pochino di pazienza, Ecco fatto, ok? Ora, per proseguire, prendiamo queste boccole qui, la 3202 e la 3204, e inseriamo quest'ultima all'interno della 02 in questo modo, ok. Noterete che questa boccola esterna ha un'intacca più grande da una parte e più piccola dall'altra, quindi prestiamo attenzione quando andremo ad inserirle in posizione. Noi andremo ad inserire nel palmo della mano la letta più piccola, quindi questa qua. Allora, come noterete, c'è una sede anche qui dentro, ok? Quindi noi ce l'andiamo ad inserire facendo scorrere piano piano il pezzo in questo modo. Chiaramente speriamo che non si muova troppo finché non la chiuderemo. Adesso prendiamo il dorso della mano che ci è stato fornito con questa uscita, anche questo in metallo, e lo andremo ad inserire qui per accoppiare il tutto. Verifichiamo sempre chiaramente che, ecco, che tutte le parti siano in posizione. Riposizioniamo anche la boccola nel caso si muova. Ecco qua. Operazione abbastanza semplice, nonostante tutto. Poi giriamo la mano, noterete che ci sono due fori qua, e andremo a chiudere con due viti di tipo 3409, quindi due viti di quelle argentate in pratica. In questo caso vi consiglio di lubrificarle perché comunque andiamo ad operare metallo su metallo. Inseriamo anche la seconda vite. Ecco qua. Ora prendiamo questa, chiamiamola guarnizione, ma in realtà non è una guarnizione, della mano che abbiamo appena montato, no? Quindi della mano sinistra, e le andremo ad applicare qui dietro. Andrà fatto chiaramente utilizzando le viti 3410, che sono appunto quelle a testa piatta. Ecco qua, queste qua.
Chiaramente sulla chiara ci sono anche due perni, vedete, sopra e sotto. Questi due perni andranno incastrati in questi fori qua, uno sopra e uno sotto, quindi quando lo applichiamo verifichiamo chiaramente che i perni siano inseriti e anche che i fori siano visibili poi dall'esterno, ok? Per verificare che l'accoppiaggio della placchetta sia corretto. Una volta fatto inseriremo le viti per completare il tutto. Ecco qua, operazione molto semplice, ragazzi, questa la fate veramente molto velocemente. Allora, a questo punto riprendiamo questa parte qui, questa con le punte delle dita già installate, la andiamo a posizionare qui dentro, ok? In questo modo, e poi le chiuderemo con due viti tipo 3408, quindi quelle con la testa bombata. Andremo ad inserire qui. Applichiamo anche la seconda vite nell'altro foro. A questo punto non ci resta che applicare la copertura, che è questa qui, ok? Usando un po' di colla qui sopra i perni oppure all'interno di queste asole esagonali, ok? Forse è meglio perché è più facile da applicare, e poi ce l'andremo ad inserire semplicemente così sopra. Ok, chiaramente il verso lo vedete perché è in base alla lunghezza delle dita, quindi non c'è modo di sbagliare. Ok, adesso applicheremo un po' di colla. Ne metto un po' anche qui sui perni. E lo andiamo ad applicare sopra. Chiaramente lo terremo in posizione per un po' di tempo in maniera da dare modo alla colla di fare il suo lavoro. Ovviamente faremo la stessa cosa anche per l'inserimento del pollice. Metteremo un po' di colla sulla superficie e poi lo andremo a posizionare nella sua posizione definitiva. Prendiamo il pollice che ormai dovrebbe essere incollato. Andiamo a stendere un po' di colla su questa superficie di contatto. Ricordo che c'è anche questo pernetto che esce fuori, quindi attenzione quando spingete che non vada a intruppare da qualche parte. In realtà non dovrebbe servire a nulla perché da quello che vedo è stato probabilmente cambiato il progetto, quindi non va inserito da nessuna parte, però comunque prestiamo attenzione mentre lo posizioniamo. Secondo me dovremo forzarlo un po'. Ecco qua, forziamo un po', facciamo fare lo scatto e tutto va a posto. Ok? Chiaramente qui già rimane in trazione da solo, quindi sicuramente si incollerà con più facilità. Bene, e con questo fascicolo abbiamo completato la mano sinistra. Possiamo passare direttamente al fascicolo 35 Machine Go!
Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Bene ragazzi, fascicolo 35, ultimo di questo invio. Procediamo come abbiamo fatto nella fase precedente all'assemblaggio delle prime parti della mano, questa volta alla destra. Quindi ripetiamo le operazioni. Riprendiamo questo pezzo, come vedete i pezzi erano segnati, questo c'è la R, quindi right, quindi è destra, quell'altro è la sinistra, ma sono fatti nello stesso modo. L'andiamo ad applicare allo stesso modo qui all'interno della mano, ok? Possiamo verificarlo anche da sotto che i perni siano inseriti. Ecco qua. Per il momento mettiamo da parte sia questo sia queste altre due parti, perché non mi sembra che ci venga indicato di montarle, anche perché comunque chiaramente non si terrebbero in posizione, chiaramente andranno in questo modo come abbiamo fatto in precedenza e infilata da questa parte, ok? Però per il momento chiaramente rimarrebbe il tutto ballerino, quindi è inutile che lo facciate. Mettiamo da parte, riprendiamo a questo punto il pilder, ok? Pilder in cui andremo a mettere la strumentazione, cominciando dalla cloche, che è questa qui che troviamo nella sua sprue. Andremo a separare quindi usando il cutter. Ecco qua, quest'altro non serve più. Ora andremo ad incollare questo pernetto qui sopra all'apposita sede della strumentazione, ovvero in questo punto qua, vedete? Quindi andremo ad applicare un goccio di colla in quel punto. Dopodiché ci andremo ad inserire la cloche. Attenzione che chiaramente la cloche dovrete eseguire il verso, ok? Adesso vedete io la parte diciamo a U la metterò verso il basso perché la strumentazione è girata al contrario, ma chiaramente poi risulterà verso l'alto una volta installato dentro al pilder stesso. In pratica vedete è così. Chiaramente lo lasceremo qui in posizione per un attimo in maniera tale da fare incollare il tutto. Mentre la cloche asciuga, noi prenderemo Koji e se volete il mio consiglio, o quello anche detto da altri sopra il gruppo Facebook ovviamente, ma è una cosa logica, per non farlo muovere una volta in cabina potremo metterci o del Patafix se lo avete, o se no ritaglierete un piccolo pezzo di biadesivo, come nel mio caso, e lo andremo ad applicare sotto diciamo il popò, sotto il fondoschiena di Koji, oppure se volete dietro la schiena, dove preferite voi, in maniera tale da farlo stare un pochino più diciamo fermo in posizione ed evitare che possa andare troppo in giro una volta diciamo applicato all'interno del cockpit, ok? Ecco, nel mio caso l'ho messo qui sotto, così fa anche da imbottitura per il sedere e sentirà meno dolore una volta che sta troppe ore seduto, e lo andiamo ad inserire all'interno eccolo qua. Come vedete anche capovolgendolo non se ne va in giro. Anche se vi ricordo comunque che vi consiglio sempre di non capovolgerlo ovviamente. Ora, confidando che la cloche sia incollata, andremo ad applicarla sopra il vano diciamo del supporto comandi del pilder. Attenzione,
notate che ci sono dei pernetti, vanno chiaramente innestati all'interno dei fori presenti all'interno della cabina. Non è richiesta colla, ragazzi, quindi non serve che ce la mettiate, ok? È solo una questione magari di far andare bene in direzione i perni. Sì, sembra che ci si riesca abbastanza facilmente, come vedete, quindi non è una cosa troppo complessa da fare. Dovrebbe anche rimanere in posizione, da quello che vedo non cade, quindi va bene così. Ecco qua. A questo punto non ci resta che infilare anche il cupolino trasparente. Cupolino trasparente che, come potete notare, presenta delle alette, vedete? Queste alette vanno in corrispondenza delle seti che troviamo qui ai lati, qui e qui. Da questa parte è poco visibile, quindi speriamo che non dia problemi anche di inserimento. Cerchiamo chiaramente di farla affiancare il meglio che sia possibile. Da una parte è già entrata, ho sentito che è scivolata bene, quest'altra un po' meno, ecco, adesso è andata anche di qua. Chiaramente non è difficile, è solo una questione di centrare i fori, ok ragazzi? Anche questa non è incollata, così è possibile rimuoverla se dovesse muoversi Koci. Diciamo che la sua bella figura già la fa, è molto bello da vedere. Bene ragazzi, queste sono le fasi ultimate di quello che ci è stato inviato questa volta da Hachette per quanto riguarda questa collezione. Come vedete abbiamo quasi completato l'overbuilder, abbiamo completato la mano sinistra e ci accingiamo a montare anche quella destra, quindi diciamo il montaggio di questo Mazinga Z prosegue alla grande. Personalmente sono molto soddisfatto, mi dispiace vedere che alcuni anche sul gruppo Facebook hanno abbandonato, forse presi dallo sconforto magari per alcune parti un po' più difficoltose, ma ragazzi d'altronde tutto quello che riguarda il modellismo non è mai una vera e propria passeggiata, quindi se vi cimentate in queste opere dovete anche mettere in conto che qualche difficoltà da superare c'è, non dovete farvi prendere dallo sconforto alla prima occasione, ok? Quindi stringete i denti e andare avanti, perché vi assicuro che una volta finito questo modello sicuramente ci darà delle belle soddisfazioni, a prescindere dal DX nuovo proposto da Bandai che sta per uscire, per quello comunque, per quanto possa essere fatto bene, definito eccetera, non presenta alcune delle caratteristiche che presenta questo di Hachette, a cominciare dal raggio ciclonico, che quindi è una cosa esclusiva di questo modello, e poi anche le dimensioni insomma non sono veramente confrontabili. Quello della Hachette vince veramente da questo punto di vista. Dal punto di vista del dettaglio forse invece quello di Bandai potrebbe essere un pochino superiore, ma d'altronde sono due prodotti un po' diversi e comunque meritano entrambi di essere collezionati. Colgo come sempre l'occasione di salutare l'amico Giampo del canale Instagram Mazinga Z Italia, un salutone anche all'amico Sensei di Potere Robotico e tutta la sua crew, stessa cosa per il canale I Robotti del Giornalista del mitico Massimo Triulzi. Un saluto a tutti gli altri amici dei canali robotici e non, a cominciare da Robo Kingdoms eccetera. Un saluto a tutti voi che mi seguite e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti amici!